Buonasera a tutti e benvenuti nel mio canale dedicato al mondo delle ottiche. Mi trovo presso località San Paolo in provincia di Varese per parlarvi del Kowa TSN 773, uno spotting scope di alta qualità che mi è stato gentilmente fornito da Kowa Optimat Deutschland e che costa 1.895 euro nella versione solo corpo. Insieme allo spotting scope ho ricevuto anche l'oculare zoom TE11 Wide Z, un 25-60x che costa 699 euro, e il nuovissimo oculare a grande campo, il TE80X Wide, che in questo caso fornisce 35x e costa 679 euro. Inoltre ho potuto utilizzare il moltiplicatore 1,6x dedicato, il TSN EX16, che costa 329 euro. Il Kowa comunque è disponibile anche nella versione kit con oculare zoom 25-60x e custodia da campo a 2.666 euro. Come sempre su Binomania potrete trovare un articolo molto più approfondito cliccando su questo link in alto. Io ve ne parlerò tra poco dopo la brevissima sigla. Ciao! La dotazione di serie all'interno della scatola prevede, oltre allo spotting scope, i tappi per la protezione delle ottiche, un panno per la pulizia e la garanzia Kowa. Inoltre è presente un piccolo manuale per il primo utilizzo. Sono poi disponibili innumerevoli accessori, oltre agli oculari e al moltiplicatore. Troverete infatti link e descrizione all'interno dell'articolo. Io comunque vi confermo che Kowa è l'azienda che fornisce più accessori per qualsivoglia genere di osservazione o tecnica fotografica. Il Kowa TSN 773 Prominar è decisamente leggero, più leggero ad esempio dello Swarovski ATX 65. La mia bilancia elettronica ha stimato un peso di 1317 grammi senza oculari e tappi, che diventano con l'oculare zoom 1691. Penso infatti che sia uno degli spotting scope in tale fascia di diametro più leggeri e compatti. Anche in questo caso è stato utilizzato un telaio in magnesio, costruito e ottenuto con il processo tixotrofico di stampaggio. Lo scafo ottico è decisamente robusto anche se non è dotato di armatura esterna. Per chi non volesse graffiare il bellissimo tubo verniciato di colore verde Kowa, è inoltre disponibile, come ho anticipato, la custodia da campo. È presente inoltre un collare che consente di ruotare il tubo ottico di 360 gradi, mentre il paraluce è estraibile e dotato di un piccolo cercatore. Ancora una volta ho apprezzato il sistema baionetta che concede un'ottima impermeabilizzazione del kit e un perfetto aggancio degli oculari. Nella parte inferiore del tubo ottico poi è presente la filettatura per il collegamento alle piastre dei cavalletti fotografici. Il sistema di messa a fuoco Kowa è tra i migliori che ho utilizzato nel corso degli anni. È rapido, preciso e molto comodo da utilizzare anche con un solo dito. Inoltre non provoca le vibrazioni ad alti ingrandimenti e la messa a fuoco minima che ho misurato è di poco inferiore ai 5 metri e da questa distanza si deve ruotare la manopola rapida di 2 giri soltanto per raggiungere l'infinito. Rispetto alla serie Kowa TSN 99 e la TSN 880, la serie TSN 770 non utilizza il monocristallo Kowa alla fluorite, bensì un vetro ED a bassa dispersione definito XD, la cui composizione comunque presenta anche molta fluorite nella miscela. Devo ammettere che nel mero uso visuale si fa veramente fatica a comprendere la reale differenza rispetto ai due prodotti di fascia superiore. Nell'uso visuale, sia con lo zoom sia con l'oculare fisso, le immagini sono molto nitide e contrastate. La tonalità è leggermente calda e inoltre dona una piacevolezza alle immagini anche durante le giornate poco più fosche. Vi anticipo che sia con l'oculare zoom sia con quello a ingrandimento fisso l'aberrazione cromatica è egregiamente contenuta. Compare soltanto ad altissimi ingrandimenti e con il moltiplicatore lungo ad esempio il bordo della luna piena, ma è come un impercettibilissimo alone verde. Nel range di utilizzo dell'oculare zoom è uno dei migliori spotting scope che io abbia testato per quanto riguarda il contenimento di tale aberrazione. Le immagini inoltre sono nitide sino ai bordi e questi due oculari sono perfetti anche per le osservazioni astronomiche, dato che è possibile osservare stelle puntiformi sino ai bordi del campo.
Ormai i lettori più affezionati di Binomania conosceranno questo oculare zoom. Io lo uso spesso anche in astronomia e nelle osservazioni solari a luce bianca, dove surclassa per nitidezza e contrasto tutti gli zoom di pari intervallo di ingrandimenti presenti attualmente nel mercato astronomico. Il paraluce è completamente estraibile e cela una filettatura per il collegamento dei vari accessori ed è dotato inoltre di un sistema di rotazione con click prefissati. Il diametro della lente di campo invece è abbastanza ampio e questo facilita sia la pulizia sia la maggior resistenza all'appannamento nei periodi ad esempio invernali. Non ho notato cali di nitidezza tra bassi ed alti ingrandimenti. Nella passata recensione del Kowa TSN 99 vi avevo parlato del nuovo oculare ingrandimento fisso, che è un ottimo prodotto in nitido grandangolare con un'eccellente correzione delle aberrazioni cromatiche e geometriche. Quando comparato agli stessi ingrandimenti all'oculare zoom, risulta anche leggermente più nitido e decisamente più luminoso. Penso che sia l'oculare da preferire qualora si volessero ottenere delle eccellenti immagini con la tecnica del digiscoping. Il Kowa TSN 773 fornisce delle immagini molto nitide e contrastate. L'aberrazione cromatica è praticamente assente anche quando si osservano i rapaci in controluce o il profilo seminevato delle Alpi. La messa a fuoco è rapida e meccanicamente affidabile e consente di non creare troppe vibrazioni anche quando si utilizzano cavalletti molto leggeri. Io l'ho utilizzato spesso, come avrete visto nella clip, sulle spiagge del Lago Maggiore, non solo con lo zoom ma anche con il combo oculare fisso più moltiplicatore, perché il campo apparente totalmente privo di aberrazioni è talmente foriero di immagini eccezionali, vive e saturi di colori e non c'è nulla da fare. Ci si può anche accontentare dei compromessi spendendo molto meno, ma quando poi si esce con un telescopio terrestre del genere si rientra a casa sempre appagati. Ho potuto osservare il cielo profondo e la luna durante alcune serate contraddistinte da un'ottima trasparenza e, in estrema sintesi, non noto molta differenza tra il Kowa 773 rispetto a un rifrattore apocromatico da 80 mm. Forse il rifrattore, quando usato con oculari ortoscopici, appare come in grado di fornire una maggior trasmissione luminosa, ma nelle osservazioni di galassie luminose, ammassi stellari e asterismi, anche il Kowa, soprattutto quando usato con l'oculare ingrandimento fisso, sarà in grado di appagare anche il più esigente degli astrofili. Sulla Luna inoltre è possibile osservare crateri, rime, domi e altri dettagli anche a 100-130x senza apprezzabili cali di nitidezza. Confermo infatti che non è lo strumento astronomico perfetto per l'astrofilo esigente, ma è un telescopio naturalistico eccellente nelle osservazioni diurne che ben si presta anche a quelle astronomiche, magari in occasione di una lunga vacanza in montagna o quando si ha la necessità di avere un kit veramente molto trasportabile. Con il sistema Kowa siamo nel paradiso della fotografia. Si può infatti spaziare dalla fotografia con gli oculari Kowa e corpo macchina a quella che prevede di accostare la macchina fotografica e l'obiettivo alla lente di campo dell'oculare, sino al semplice e facile tecnica del phonescoping e la facilità di utilizzo concessa dal già celebrato adattatore Smartoscope che sto avendo il piacere di testare sul campo da molte settimane. Nei video, ad esempio, troverete alcune clip ottenute alle 8-9 di mattina sia dal Monte Sette Termini nel mese di giugno con 25 gradi di temperatura e un lievissimo vento, ottenute anche sulle rive del Lago Maggiore attraverso un semplice smartphone CAT 62 S Pro che ha di certo molte doti, ma non è il migliore smartphone per fotografare. Tuttavia, come vedete, la qualità ottica del Kowa TSN 773 e i risultati ottenuti sono ben giudicabili da voi tutti. È arrivato il tramonto ed è giunto il momento di parlarvi dei pregi e dei difetti. Tre pregi posso citare: innanzitutto il vetro XD di altissima qualità. Lo scafo in magnesio è uno spotting scope leggero come molti 65-67 mm di altissima qualità. L'aberrazione cromatica è assente nella maggior parte delle condizioni osservative. Inoltre ha una messa a fuoco demoltiplicata che è rapida e precisa. Inoltre ci sono innumerevoli accessori in catalogo a disposizione per voi tutti. C'è anche la possibilità di utilizzare gli oculari astronomici con l'adattatore specifico. Il prezzo di acquisto inoltre mi pare interessante in proporzione alle sue prestazioni globali. Per ciò che concerne i difetti, non è ovviamente luminoso come il Kowa TSN 99, dovete tenerne conto se osserverete più che altro al crepuscolo o avrete la necessità di utilizzare tempi di posa rapidi nella fotografia. Per molti potrebbe essere un problema l'assenza di armatura di gomma, ma ricordo che è disponibile la custodia da campo acquistabile separatamente o con il kit.
devo confermare che il Kowa TSN 773 è effettivamente una equilibrata scelta. È quasi compatto come un telescopio da 60 mm, ma performante e luminoso come molti spotting scope da 1500-2000 euro con ottiche da 85 mm. Ritengo che sia la scelta perfetta per chi vuole potenza di fuoco ma di contro necessità di uno strumento facile da trasportare e che doni eccellenti immagini sino a 96x. Il suo diametro inoltre è la corretta via di mezzo tra il potere risolutivo teorico e quello perfettamente sfruttabile nei mesi estivi durante le ore calde, un fattore che ad esempio gli appassionati di rapace o delle osservazioni paesaggistiche dovrebbero analizzare con molta attenzione. Il vetro Kowa XD inoltre è foriero di nitidezza, contrasto e di un'eccellente correzione dell'aberrazione cromatica. Io ringrazio il dottor Gunther Reisner di Kowa Optimat Deutschland per aver fornito l'esemplare e gli accessori utilizzati in questa recensione sul campo e per avermi lasciato libero come sempre di citare le mie impressioni. Io vi saluto, vi aspetto su questo canale, sul sito ufficiale che è binomania.it, su termicenotturni.it e sui social ad essi associati. Se ancora non l'avete fatto potete iscrivervi a questo canale premendo semplicemente sull'icona qui in alto. Un caro saluto a tutti da Piergiovanni Salimbeni e buone osservazioni a voi tutti.